Amici di Forbes Leader, oggi abbiamo con noi un ospite molto speciale perché nella sua lunga carriera ha vissuto tantissime esperienze come artista nel mondo della musica, come imprenditore e ha fondato anche una scuola molto prestigiosa a tema economico, la European School of Economics. Io sto parlando di Elio Danna, che è il presidente e il fondatore di questa scuola, che vi vado subito a presentare e che saluto. Buongiorno. Danna, lei, l'ho detto poc'anzi, ha vissuto una carriera decisamente ricca che andremo anche un po' a ripercorrere in questa chiacchierata all'interno di Forbes Leader, che è una trasmissione che punta anche un po' a ispirare chi ci guarda. Certo. E la sua carriera sicuramente può essere fonte di ispirazione. E iniziamo proprio dalla scuola, dalla European School of Economics che lei ha fondato, che ha sedi a Londra, New York, Madrid, Roma, Firenze, Milano. Mi dica, è una storia di successo che ha quasi 30 anni. Come è iniziata questa storia? Beh, insomma, la European School of Economics è una formula magica e tende a capovolgere totalmente l'education nel mondo. Io credo che ci sarà una rivoluzione, questa volta sarà una rivoluzione individuale, quindi non cercare di trasformare gli eventi, ma trasformare l'essere dell'individuo. E questa è una legge fondamentale della European School of Economics, quella di non cercare di iniettare nozioni, concetti, conoscenze, ma di estrarre. Un po' anche proprio l'etimologia della parola educazione è ex duco. Significa portare fuori. Ecco, e questo io credo che sia il futuro dell'education, cercare di portare fuori l'unicità dell'individuo, la sua originalità, il suo sogno. È una scuola che oggi stanno tutti imitando, tutte le scuole e le università italiane e anche anglosassoni, perché in effetti 30 anni fa io ho portato una scuola in Italia con dei principi che erano l'internazionalità, la internship. Ogni anno i nostri ragazzi fanno uno stage, un internship in una grande compagnia che riflette e rispetta il sogno del ragazzo. Quindi la formula della European School of Economics è classi piccole, quindi da sempre, non perché per siamo poter seguire più da vicino il ragazzo. Assolutamente, per noi l'individuo lo conosciamo nome, cognome, conosciamo il business della famiglia, per cui questo è molto importante. E poi c'è il fatto che il ragazzo o la ragazza possono viaggiare in varie sedi, perché ho creato una flottiglia di scuole che però con ogni scuola ha un numero selezionato molto piccolo di studenti. Quindi vivono esperienze attraverso varie sedi dell'università? Varie sedi, possono viaggiare nelle varie sedi, New York, Londra, Italia, Madrid. In Italia ne abbiamo 3 centri. Senta, lei mi ha accennato anche un po' dei valori fondanti della vostra scuola. Lei, ne parlavamo poco prima di iniziare questa intervista, ha avuto una carriera molto ricca, è stato prima un personaggio della musica, perché certo, ha fatto parte di alcune band rock, è stato imprenditore,
perché ha iniziato diverse attività che magari ce ne potrà raccontare qualcuna, e poi ha deciso di fondare questa scuola. Il tema è l'economia. Ora, vedendo il suo curriculum di personaggio comunque che viene dal mondo artistico, verrebbe da chiedere come mai un uomo come lei ha deciso di fondare un'università che si rivolge al mondo economico, che magari qualcuno, fermandosi a un livello superficiale, potrebbe definire un po' più arido, no? Sì. Una volta venne Battiato a trovarmi in Toscana e vide quello che avevo creato in Toscana, era un relais chateau, e lui disse, ma questo è più della musica che hai fatto fino ad oggi. Questo è lui l'ha chiamato un LP triplo, quindi aveva visto un po'. Sì, in effetti lui voleva dire che la musica non è soltanto quella che noi esprimiamo attraverso uno strumento o la voce. La musica è tutto quello che facciamo, perché tutto quello che vediamo e tocchiamo viene dall'essere. Quindi per cui sia nella musica che in una espressione come l'education o nella hotelleria o nel venue, negli eventi, è l'essere che si esprime e che crea, e non viceversa. Quindi tutte le scuole e le università ci insegnano che dobbiamo trovare una tecnica o una tecnologia per affrontare il mondo o per trasformare il mondo, ma in effetti il mondo non può essere trasformato dal di fuori, dall'esterno, solo dall'interno. Quindi tutta la mia vita è concentrata sull'essere, quindi auto-osservazione e self-observation, self-awareness. Quindi questa attenzione a se stessi porta ad un arricchimento, e quindi non dobbiamo preoccuparci di che cosa avviene esternamente, perché l'esterno riflette e rispecchia quello che sei. Quindi il mondo è come tu lo sogni e non viceversa. Quindi dobbiamo capovolgere addirittura. In poche parole, l'arte che lei esprimeva nella sua musica poi ha trovato semplicemente un altro mezzo per esprimerla, che è la carriera imprenditoriale. Ecco. Assolutamente, e devo dire che non è una scelta, diciamo, volontaria o nel tempo o perché condizioni della vita. La manifestazione è espressione senza tempo, è un'espressione che avviene nell'assenza di tempo, quindi nell'essere, nell'invisibilità. Se legge il motto della European School of Economics, è visibilia ex invisibilibus, dall'invisibile il visibile e non viceversa. Quindi se noi riusciamo ad essere molto vicini a noi stessi, avvengono delle cose incredibili e miracolose, per cui quello che ho fatto, che sembrano che sia nato sia dal andato suo attraverso, interno, ha ascoltato la sua musica interiore. Assolutamente, è una musica dall'interno. Ho scritto un libro proprio su questo. Sì, poi volevo arrivare anche ai libri che lei ha scritto, sì. Perché in particolare due, La scuola degli dei, che è in pratica un po' il manifesto ideale su cui ha appoggiato la fondazione della sua scuola e che ha anche raccontato un po' in questi studi, e poi c'è la tecnologia dei sognatori, dei dreamer. Molto bene. Ecco, c'è una frase che mi ha molto colpito quando sono andato a documentarmi su questo libro che lei ha scritto, che si rivolge a tutti coloro che sono delusi dalla loro vita ordinaria. Mi piaceva chiederle che cosa intende con questo. Sì, tutti noi siamo
identificati con l'esterno, cioè noi crediamo che l'esterno sia il mondo, sia la realtà. E questa è stata la mia scoperta, la mia realizzazione, che l'esterno è soltanto un riflesso. Quindi noi dobbiamo ritornare alla fonte e capire che è nell'essere, nell'invisibile, che noi possiamo veramente raggiungere l'impossibile. Quindi attraverso l'essere noi possiamo conoscere, fare ed avere. Quindi l'avere dipende dall'essere e non viceversa. Quindi se noi riusciamo ad essere, essere per me significa pensare, sentire diversamente ed essere consapevoli di ciò che avviene dentro di noi ci accorgeremo che tutto quello che sono eventi, circostanze ed esperienze sono soltanto un riflesso di ciò che avviene dentro di noi. Quindi per cui qualunque cosa succeda fuori deve avere il nostro consenso perché possa accadere. Quindi non può accadere se non... Molto spesso accadono cose che non sono piacevoli proprio perché siamo assenti. Danna, abbiamo parlato della scuola, abbiamo parlato del suo passato... Puoi chiamare Elio, così sarà più... Elio, abbiamo parlato del suo passato da artista, abbiamo parlato della scuola e mi raccontava di alcune iniziative imprenditoriali, perché un'altra anima della sua persona è quella imprenditoriale. Ci vuole raccontare qualcosa? Sì, qualunque cosa io abbia intrapreso è stato soltanto un riflesso di quello che avviene in ognuno di noi. Il suo essere ha dato forma poi concretamente a dei businesses, a delle attività che sono nell'hotellerie, nelle venue, nella tecnologia. Con i miei figli sto costruendo, abbiamo inventato qualche cosa che nel prossimo futuro sarà una rivoluzione, un insegnamento addirittura in aule virtuali, però con la propria persona completamente, un avatar che riflette totalmente, che rispecchia totalmente la persona, e quindi noi studieremo in aule con professori e con studenti con il nostro avatar. E questo avete un meraviglioso ambito di impiego con la vostra scuola, no? Assolutamente, portarlo in tutte le scuole, perché dovrebbero tutte le scuole e tutte le università adottarlo, questo sistema, ed è qualcosa di rivoluzionario. Tutta la mia vita è stata fatta di rivoluzioni, quindi nella musica come nel business e nella tecnologia, quindi anche nei miei libri. I miei libri sono dei best seller in tutto il mondo tranne che in Italia. Di questo è importante capirlo, non volevo nessuna publisher, nessun editore che potesse, anche perché è molto intimo il libro e tocca dei principi che potrebbero essere incompresi, però farò di tutto per farlo uscire in Italia. Per adesso è soltanto alcuni followers, alcuni studenti sanno della scuola degli dei. Beh, e chissà che magari qualcuno guardando questa trasmissione potrà prendere spunto per andarli a prendere questi libri, che comunque si trovano su internet. Si trovano su internet, come anche possono riceverlo come ebook, quindi è un libro che comprende, racconta tutta la mia vita, tutte le mie vite. Entrambi i libri sono espressione. L'altro è in inglese, ancora in inglese, non è stato tradotto in italiano. La tecnologia dei dreamer? Sì,
La tecnologia del dreamer in italiano, sì. E il primo, ricordiamo, la scuola degli dei. Sì, la scuola degli dei. Io ringrazio Hai letto molto. qualcosa? Lo farò. Lo farai. Glielo prometto. Sì, perché perché mi ha incuriosito. Sì, perché una prossima volta parleremo più di questa mia espressione letteraria che credo che sia di molto aiuto all'umanità intera. Io ringrazio Elio Danna, ricordo presidente e fondatore della European School of Economics. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei.